Eccoci ragazzi, siamo nella riserva naturale Monti Cimini. Questo ovviamente è solamente una piccola parte di tutta questa meravigliosa riserva. Guardate che paesaggio, siamo immersi totalmente nella natura. È un posto rilassante se volete fare una fuga dalla città e ovviamente immerso nel verde. Ragazzi, è incredibile, ci sono ancora delle castagne qui dall'autunno, sono rimaste a terra. Guardate, ci sono i gusci con all'interno le castagne. Guardate che bellezza! Il guscio si è aperto e all'interno troviamo la castagna, un po' raggrinzita dal tempo, però è una castagna a tutti gli effetti. No, ma ragazzi, parliamo del fango. Alla fine della camminata sarò alta 3 metri in più, guardate. Adesso ragazzi stiamo tornando verso la macchina e andiamo finalmente al borgo di Caprarola, che è in provincia di Viterbo. Vi mostro il percorso e ci vediamo lì. Stiamo percorrendo via dritta, che è la via che divide, come potete vedere, in due Caprarola, e quello che vediamo laggiù è Palazzo Farnese. Adesso ci avviciniamo. Abbiamo preso ragazzi diversi tipi di cioccolata, di quelle abbiamo mostrato. La mia ha i fichi ad esempio, poi abbiamo preso una con le nocciole, pistacchi e anche con l'albicocca. Questa dovrebbe essere fichi e albicocca, buonissima. Ragazzi, questa è la visuale dal palazzo che è alle mie spalle. Ragazzi, qui alle mie spalle c'è Palazzo Farnese, costruito per volontà della famiglia Farnese. Dovete sapere, la costruzione iniziò per volere di Alessandro Farnese, che all'epoca venne anche eletto, stiamo parlando del metà del 1500, venne eletto anche Papa Paolo III, che volle costruire questa fortezza come sede del potere. Infatti la famiglia Farnese aveva potere su tutta questa zona del Lazio e l'incarico passò all'architetto Antonio da Sangallo. Successivamente la costruzione
venne ultimata dall'architetto Jacopo Barozzi, conosciuto anche come il Vignola, e forse qualcuno di voi lo ricorderà per la torta Barozzi, famosa torta modenese della zona appunto di Vignola, e che ultimò appunto la costruzione sotto incarico del nipote di Alessandro Farnese. Guardate che meraviglia! E purtroppo non riuscirò a farvelo vedere, ma dall'alto questo palazzo ha una forma pentagonale, quindi 5 lati. È incredibile l'architettura e guardate il panorama. Si vede tutta la zona dei Monti Cimini che prima abbiamo visitato in parte. Ci troviamo nel cortile che ha una forma circolare, come vedete è aperto al centro, eccolo qui, e adesso lo circumnavighiamo. La volta che abbiamo in alto a noi, una volta di forma anulare, proprio ad anello, rappresenta, come vedete, motivi di frutta, di fiori, e sembra davvero a cielo aperto. Se guardate attentamente potete intravedere il cielo dipinto. Tutte queste invece rappresentazioni qui sulla destra sono le famiglie che erano imparentate con i Farnese. È un po' un tributo a tutte queste famiglie di nobili: Ranieri, Valmontone. Pensate che ci troviamo in un cortile di forma circolare, che era molto raro per l'epoca, che è circoscritto all'interno di un pentagono, che era un po' un simbolo del potere. Ecco, questo volle Antonio Sangallo, rappresentare il potere dei Farnese. Pensate che l'altezza di questa struttura che circonda il cortile è esattamente uguale al diametro del cerchio. Questo dà molto equilibrio alla forma. E qui sotto, ragazzi, sotto i miei piedi abbiamo i sotterranei. Qui sotto c'erano le cucine e ambienti di servizio, mentre nel piano superiore alloggiavano i nobili. Ci troviamo in una delle 5 stanze invernali, cioè stanze in cui la famiglia si spostava durante l'inverno, il periodo freddo appunto, perché proprio da qui batteva il sole, entrava il sole, e guardate alle mie spalle c'è un camino altissimo, immaginate quanto calore poteva emanare. Ragazzi, immaginate che il borgo di Caprarola prende il nome proprio dalla capra che veniva allevata in queste zone ed era considerato un animale sacro. Guardate qui l'atto rappresentato.
percorso è a celebrazione della grandezza del cardinale Alessandro Farnese, per cui si arriva proprio all'apice in cui c'è la massima espressione proprio della sua grandezza. Ed eccoci arrivati al piano dei nobili, ragazzi. Siamo nel piano superiore che abbiamo visto prima dal cortile. Stiamo uscendo, ragazzi. Il giardino purtroppo non siamo riusciti a visitarlo perché a quest'ora lo chiudono di sera, quindi non siamo riusciti ad accedere, però era veramente da visitare. Un classico giardino all'italiana, un po' quello che vi ho mostrato su Instagram quando sono stata a Villa Lante, veramente bellissimo, e quindi sicuramente ci torneremo, visiteremo il giardino in un secondo momento. Per il momento la visita di oggi è stata una di quelle visite che ti riempie veramente l'anima e ovviamente anche gli occhi. Ripercorriamo a ritroso adesso via dritta, quella che alle mie spalle poi conduce verso il palazzo. Guardate quanto è ripida, e questa via dovete sapere che venne proprio ideata ad hoc, nel senso che proprio per, diciamo, dare ancora più grandezza all'opera del Vignola, appunto il Palazzo Farnese, questa via conduce proprio diretti all'ingresso della villa, e quindi per la costruzione vennero abbattuti castelli, edifici, proprio per creare una via più possibile diretta all'ingresso del palazzo. Come sempre, ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguita e ci vediamo al prossimo video. Ciao!